Una struttura di collagene mai scoperta prima, che tiene il viso in tensione come 20 anni fa. Un lipide che non nasce dalla pianta, dall'animale o dal petrolio, ma da un fermentatore e un emoliente che taglia le emissioni del 60% arrivando dagli scatti del whisky scozzese. Queste sono le Breaking Beauty di oggi. Partiamo! Apriamo la nuova rassegna con una scoperta scientifica affascinante che arriva dal Giappone. Shiseido, in collaborazione con ricercatori dell'International University of Health and Welfare, della Ikki Medical University e del National Institute for Physiological Sciences, ha scoperto una struttura del collagene finora sconosciuta, il ring collagen, ovvero il collagene ad anello. Di cosa si tratta? La pelle del viso contiene strutture di collagene a forma di anello che generano tensione cutanea, la forza che mantiene il viso compatto e giovane. Shiseido ha dimostrato che questi anelli si contraggono e si tirano a vicenda, generando una tensione diffusa che avvolge saldamente il viso, mantenendone la forma definita. Con l'età questa struttura si deteriora e con essa si perde la tensione, contribuendo al cedimento cutaneo. La scoperta è ancora più interessante nel dettaglio biologico. Il ring collagen si trova attorno ai peli del vello e alle ghiandole sebacee, insieme ai proteoglicani, sostanze ad alto effetto cuscinetto, le stesse presenti nelle articolazioni. Quando i proteoglicani diminuiscono con l'età, la struttura del ring collagen si disorganizza. E qui arriva la parte utile per la formulazione. Shiseido ha testato vari stimoli sulla pelle coltivata e ha scoperto che una stimolazione fisica moderata, uno stretching in tutte le direzioni, aumenta i proteoglicani associati al ring collagen, migliorandone la struttura e riducendo il cedimento. Inoltre, 2 estratti vegetali hanno mostrato di promuovere l'espressione dei geni legati ai proteoglicani: l'estratto di rosa canina, Rosehip, e l'estratto di cartamo, Benibana. Tutto questo è stato reso possibile da una tecnologia di intelligenza artificiale proprietaria chiamata Digital Skin Reality, che visualizza le forze generate all'interno della pelle, rendendole in 3D nello spazio reale senza bisogno di occhiali speciali. Una ricerca selezionata tra i top 10 finalisti al congresso IFSCC di Londra. Continuiamo la rassegna con una notizia dal mondo della Precision Fermentation, la fermentazione di precisione. Melt and Marble, azienda svedese specializzata in grassi e lipidi progettati, annuncia il lancio commerciale di Marble 7, il primo ingrediente lipidico di fermentazione di precisione per il mercato personal care. L'ingrediente ha ricevuto il nome INCI R-Saccharomyces Butter a marzo 2026 e ha debuttato a In-Cosmetics Korea per l'uso in skincare, make-up e hair care. Cosa lo rende interessante? Marble 7 è un lipide bioattivo 3 in 1. Prima di tutto offre un profilo lipidico biomimetico ricco di omega 7 e altri bioattivi, ideale per formulazioni focalizzate sulla barriera cutanea. In secondo luogo è costruito per garantire struttura, stabilità e performance sensoriale con una transizione melt on contact, ovvero si scioglie al contatto con la pelle regalando una sensazione setosa e scorrevole, e lo fa attraverso molteplici categorie di prodotto. Il vantaggio strategico è nel sourcing. La fermentazione di precisione permette di controllare aspetti come il profilo degli acidi grassi, la struttura e il comportamento di fusione, offrendo un'alternativa più resiliente e trasparente rispetto ai lipidi convenzionali di origine vegetale, animale o petrolchimica.
Per i formulatori l'opportunità non è solo sostituire ingredienti esistenti, ma accedere a lipidi di nuova generazione progettati su misura per esigenze specifiche di performance, sensorialità e supply chain. Marble 7 è disponibile commercialmente da inizio luglio 2026. Continuiamo la rassegna con una notizia che unisce sostenibilità e un pizzico di Scozia. Il produttore scozzese di Green Chemistry, Celtic Renewables, ha stretto una partnership con la tedesca Evonik per fornire sostanze chimiche bio-based da usare nelle formulazioni cosmetiche. Il cuore della notizia è un emoliente sostenibile chiamato EcoHance Soft BOL, prodotto da Evonik utilizzando il biobutanolo di Celtic Renewables. E qui arriva la parte più affascinante: questo biobutanolo è derivato interamente da materie prime locali di scarto, tra cui il pot ale del whisky, ovvero il residuo liquido della distillazione del whisky, e patate scartate. La bioraffineria scozzese trasforma anche scarti della produzione di olio d'oliva, un esempio perfetto di upcycling, trasformare scarti in ingredienti ad alto valore. Ma il dato più forte è ambientale. Secondo l'azienda, passando a queste alternative bio-based, le emissioni di questi cosmetici di uso quotidiano possono essere ridotte fino al 60%, senza che i consumatori debbano cambiare le loro abitudini d'acquisto e con un impatto minimo sul processo produttivo. Il tema centrale è la riduzione delle emissioni Scope 3, quelle indirette lungo la catena del valore, che rappresentano una delle sfide più grandi per il settore cosmetico. Attualmente le sostanze di origine fossile sono usate in un'ampia gamma di applicazioni cosmetiche, dalle creme viso ai lip gloss. Evonik conferma che l'emoliente ottenuto da questa materia prima offre ottime proprietà sensoriali, di texture e di tatto. Le due aziende stanno già esplorando ulteriori applicazioni. Chiudiamo la rassegna con un ritorno importante. DSM Firmenich rilancia Alpaflor, la sua gamma di bioattivi alpini, celebrando i 25 anni dall'introduzione della linea. Un rilancio ripensato per una nuova era dello skincare, in cui efficacia comprovata, longevity e resilienza ambientale non sono più opzionali, ma essenziali. Il concept è affascinante e scientificamente solido. Le piante alpine sopravvivono in uno degli ambienti più estremi della Terra: alta esposizione ai raggi UV, sbalzi di temperature estremi e forte stress ambientale. Proprio in queste condizioni le piante sviluppano potenti bioattivi protettivi, meccanismi di resilienza che oggi sono più che mai rilevanti anche per la pelle umana. Alpaflor traduce queste strategie di sopravvivenza in soluzioni ad alte prestazioni per la pelle moderna. Come funziona? Ogni estratto proviene da rare specie alpine, coltivate all'altitudine ottimale per stimolare naturalmente la produzione di bioattivi e raccolte al picco di potenza. L'ambiente ad alta quota genera profili unici di metaboliti secondari protettivi che supportano attivamente l'adattamento dello stress cutaneo, la resilienza della pelle e l'integrità della barriera. La gamma supporta idratazione, protezione, rigenerazione e well aging, un elemento interessante segnalato dall'azienda. Questi profili fitoattivi standardizzati posizionano Alpaflor come ponte ideale verso i claim di neurocosmesi e longevity, orientati alla resilienza e all'invecchiamento sano della pelle. Sul fronte sostenibilità, ogni pianta è coltivata biologicamente nelle Alpi attraverso partnership di lungo termine con agricoltori locali, con piena tracciabilità fino all'origine tramite una catena di fornitura certificata Fair Trade e un processo di estrazione a energia rinnovabile ed elevata efficienza delle risorse.
Queste sono le notizie di oggi dal mondo della formulazione cosmetica, 4 aggiornamenti che parlano il linguaggio della scienza e della sostenibilità. Una scoperta rivoluzionaria sul collagene che mantiene giovane il viso, un lipide bioattivo da fermentazione di precisione, un emoliente sostenibile nato dagli scarti del whisky scozzese e i bioattivi alpini che portano la resilienza delle piante d'alta quota nella cosmetica della longevity. La cosmetica professionale si muove su più fronti contemporaneamente, normativa, scienza e innovazione avanzano insieme. Seguirle tutte è il nostro lavoro. Se vuoi approfondire questi temi o formarti in formulazione cosmetica, trovi tutto su Cosmetech Academy. Le Breaking Beauty sono un appuntamento fisso ogni lunedì, le notizie della settimana in cosmetica professionale. Se vuoi che diventino anche il tuo appuntamento, iscriviti e attiva la campanella. Ci vediamo lunedì prossimo.